Oggi parliamo del Side Vision. Cerchiamo un po' di esplorare questo mondo che è abbastanza noto, ok? Tanti sanno cos'è il Side Vision, però non sanno bene esattamente come funziona, come si legge, come va usato, quando si può usare, quando non si può usare. Ci sono persone che amano il Side Vision, non potrebbero farne a meno. Ci sono altri che ce l'hanno ma non lo vogliono usare, non gli interessa. E ci sono poi quelli che forse potrebbero usarlo anche con discreta soddisfazione, ma proprio per la mancanza di conoscenza di quello che può fare rinunciano a questo optional che ormai si può trovare in tantissime macchine. Anche in questo video ci aiuteremo con degli elementi grafici proprio per cercare di capire bene come si legge e come funziona il Side Vision. Questa è una classica immagine del Side Vision. Come vedete c'è una riga centrale in mezzo. Quella riga corrisponde alla posizione della barca. La barca si trova in alto, in centro dello schermo fondamentalmente. E quello che vediamo a destra e a sinistra sono i due fasci, le due letture del nostro trasduttore. L'immagine, tutti e due questi fasci laterali, si muovono dall'alto verso il basso e la posizione della barca è proprio, vediamo se riesco, eccola qua, è qua su in alto. Andiamo a vedere insieme proprio come il nostro strumento va a leggere questo tipo di rappresentazione. Come vedete già in questa immagine ci sono diverse informazioni. La parte che vedete centrale, questa parte qui è la colonna d'acqua che sta sotto la barca, mentre da questo punto in poi verso l'esterno è tutto quello che il nostro ecoscandaglio riesce a leggere sul fondo. La rappresentazione grafica è questa. Come potete vedere abbiamo la barca che si trova in alto in centro schermo, le due bande laterali dove normalmente appunto ci sono delle misure, ci sono dei metri che corrispondono a delle distanze, ma tra un po' vedremo che quelle distanze non sono esattamente quelle che uno può immaginare. Andiamo a fare proprio andiamo a definire bene quei numeri cosa rappresentano. Mentre la parte di scorrimento, tutto quello che va dall'alto verso il basso, è fondamentalmente, la facciamo così, ecco, è fondamentalmente il tempo che è scorso, quindi è tutta la memoria dello strumento, cosa ha letto lo strumento in un certo tempo. Quindi non è una distanza. Se io rimango fermo, per ipotesi con la barca, la colonna d'acqua continua comunque a scorrere verso il basso. Ecco una rappresentazione grafica di come legge il nostro Side Vision. Abbiamo quelle due colonne laterali che rappresentano il fondo. La parte centrale invece, in questo caso dalla barca fino a circa 30, è la colonna d'acqua che sta sotto la barca. Tutta la parte dietro è il tempo, quindi la memoria di quello che ha letto lo strumento, e scorre in continuazione. Questa velocità di scorrimento non è diciamo regolabile in funzione della velocità della barca. Quindi se la barca avanza a una certa velocità, più o meno, quella velocità di scorrimento del nostro schermo rimane sempre costante. E gli strumenti di ultima generazione, quando andiamo a mettere un waypoint su uno dei due lati, riescono a estrapolare la posizione perché salvano anche dei dati corrispondenti alla posizione, però spesso questo dato non è proprio così preciso. Beh, la cosa importante da comunque capire e sottolineare è che lo scorrimento, la velocità di scorrimento non dipende dalla velocità della barca.
Bisogna anche sempre tenere presente che il Side Vision funziona solo con la barca in movimento. Quando siamo con la barca ferma, in pratica non è possibile utilizzarlo. E per avere anche la geolocalizzazione dei waypoint, quando andiamo a metterli laterali, abbiamo bisogno di una bussola, perché è installata a bordo ovviamente una bussola elettronica in NEA 2000, perché lo strumento se no non è in grado di capire esattamente dove sta il waypoint rispetto a noi. Andiamo avanti allora con l'analisi. I numeri che sono in alto sul Side Vision rappresentano la distanza rispetto al trasduttore, quindi bisogna stare attenti. In questo momento, per esempio, questo punto che sto indicando con una freccia circa a 30 non vuol dire che si trova a 30 metri di distanza laterale dalla barca, ma vuol dire che si trova a 30 metri di distanza dal trasduttore, e in questo caso corrisponde esattamente a un punto praticamente in verticale sotto la barca. Quindi quei 30 che sono segnati lì non è una distanza orizzontale, ma è semplicemente la distanza del punto che viene riflesso con l'onda ultrasonica ed è la distanza rispetto al trasduttore. Ecco, questa è la prima cosa che bisogna imparare molto bene, perché quello che vediamo lì non è quello che si trova per esempio a 30 metri di distanza, ma è quello che si trova esattamente sotto la barca. Vedremo adesso più avanti proprio come si riesce a capire ancora meglio questa cosa. Allora, in questo schema qui abbiamo la barca vista da prua o da poppa, non ha importanza, con un fondo piatto sotto. Andiamo a vedere come funziona il trasduttore del nostro Side Vision. Abbiamo due lobi, un lobo destro e un lobo sinistro, e questi hanno come caratteristica una certa ampiezza, diciamo dal centro barca verso l'esterno, che può arrivare fino anche a quasi 90 gradi, di solito sono sugli 80, 70, 80 gradi, però può arrivare anche fino a 90. E sono praticamente due trasduttori, uno a destra, uno a sinistra. Questi 70-80 gradi che noi abbiamo dal basso verso l'alto si riducono ad appena un grado, poco più, poco meno, dipende un po' dalle qualità del nostro Side Vision, invece da avanti dietro. Quindi questo vuol dire che è più che altro una lama, più che un cono. È una lama molto stretta e molto ampia. Sono due lame, anzi, una a destra e una a sinistra. Adesso vediamo come va a visualizzare il nostro Side Vision. Qui abbiamo una profondità di circa 30 metri, che è il punto più vicino che la lama del nostro Side Vision va a incontrare, diciamo, dove incontra il fondo. Eccolo qui, rappresentati i 30 metri sulla nostra sezione, sulla nostra colonna d'acqua. Rivediamo ancora una volta. 30 metri sotto la barca, quindi tutta acqua. 30 metri tra il centro della barca, il nostro asse dove si trova il trasduttore, e il fondo. Come vedete, in tutti questi 30 metri, se noi andiamo a trovare qualche pesce o qualsiasi altro oggetto, sono tutte cose che si trovano praticamente sotto la barca, non laterale alla barca. Qui abbiamo la parte del fondo. Questa parte del fondo, dove c'è questa freccia viola, è la parte che effettivamente il nostro trasduttore illumina sul fondo. Riesce a illuminare. E quindi va a leggere tutto quello che si trova su questa parte di fondo. Ecco qua che la riga viola che vi ho disegnato corrisponde a questa zona. Stiamo adesso guardando soltanto il lato destro, ovviamente. Ho messo un punto di domanda sotto perché non siamo in grado di valutare qual è la distanza. Come vedete parte circa da 30 e arriva fino alla portata che abbiamo messo sul fondo scala del nostro strumento. In realtà dopo parleremo anche delle prestazioni, adesso cerchiamo di capire proprio la logica di funzionamento. Questa distanza non corrisponde ai numeri sopra,
Come vedete parte circa da 30 e arriverà, non so, a 50, 60. Ma non è esattamente la misura che noi andiamo a vedere qua sotto. Qua sotto, se noi dovessimo andare a prendere questa misura, partirebbe da circa 0, poco meno, per arrivare fino al massimo del fondo scala. Invece viene rappresentato sul nostro strumento più, diciamo, stretta, più piccola. Questa è un'altra cosa da tenere presente. Gli oggetti che andiamo a trovare qui sono sempre rimpiccioliti rispetto alla scala. Ecco le due frecce adesso messe insieme. E in questo momento andiamo ad analizzare una schermata un po' diversa rispetto a prima. Perché? Perché la banda verde è molto più larga rispetto alla colonna d'acqua. Cosa è successo in questo momento? Semplicemente la profondità è diminuita. Mantenendo la stessa scala, cioè la stessa apertura, ma diminuendo la profondità che sta tra la barca e il fondo, noi ci troviamo in questa situazione. Cioè, diminuisce la colonna d'acqua, abbiamo appena 10 metri, e si ingrandisce la parte, diciamo, di visione del fondo. Quindi, dal punto di vista della scan sonar, per vedere i dettagli sul fondo, va da sé che minore la profondità, meglio è, indipendentemente dalla qualità del nostro Sight Vision. In generale i Sight Vision sono costruiti per funzionare molto bene in acque relativamente basse. Se noi andiamo a profondità superiori ai 40 e 50 metri, anche se abbiamo dei Sight Vision molto molto buoni, ci ritroveremo sempre una colonna d'acqua molto ampia e poca superficie da analizzare. Quindi Sight Vision da usare soprattutto in acque diciamo non troppo profonde. Poi c'è anche un limite fisico dovuto al fatto che se abbiamo l'acqua troppo bassa non riusciremo ad andare troppo lontano. Diciamo che i buoni Sight Vision dovrebbero riuscire a fare 1 a 5, 1 a 7, cioè una profondità di 10 metri volte 5, una portata laterale da 50, oppure nei migliori casi profondità 10 metri, portata massima 70 metri. Chiaramente dopo c'è una portata limite, perché con i Sight Vision commerciali, quelli che si trovano normalmente proprio per lo sport fishing, diciamo che le portate massime utili, e non solo quelle che vengono magari scritte sulla carta, possono arrivare a 100-120 metri. Ecco, là siamo proprio già al limite, con frequenze operative più basse. Ma soprattutto quelli che hanno il mega imaging, cioè frequenze molto molto alte, hanno portate relativamente anche più basse, 50-60 metri. Adesso vediamo come viene visualizzato uno scoglio che si trova all'interno del nostro fascio, del nostro fascio del Sight Vision. Qui ho disegnato uno scoglio e andiamo a vederlo adesso sulla nostra visione. Lo scoglio compare ovviamente sulla parte di fondo. Anche in questo caso quella misura che noi andiamo a leggere sopra i 40 metri non è detto che sia giusta, per tutto il ragionamento che abbiamo fatto prima. In realtà gli strumenti nuovi dovrebbero fare un po' di interpolazione, però se questa pietra si trovasse sotto la barca, andiamo a vedere, come in questo caso qui, la visualizzazione sarebbe questa. Come vedete, i 30 metri non c'entrano assolutamente nulla rispetto alla distanza della barca. La pietra si trova in realtà praticamente sotto la barca. Questa è una cosa da capire molto bene, perché è il primo errore, l'errore più grossolano che viene fatto quando si usa il Sight Vision. Invece sapere come si legge, cioè dove vanno a finire gli oggetti, dove si trovano gli oggetti nella realtà rispetto a quello che vediamo sullo schermo, è sicuramente molto molto importante. Anche perché trovare degli oggetti sul fondo
poco scoperti o scoperti per niente, come piccoli relitti, delle rocce isolate, è sicuramente molto molto importante e molto interessante per la pesca. Bene, questa piccola presentazione è finita, adesso facciamo un po' di considerazioni su quello che è proprio l'aspetto fisico e pratico del Sight Vision. Siamo ritornati alle schermate iniziali e adesso possiamo cercare di capire un po' meglio come viene rappresentato il fondo su queste schermate. Cosa abbiamo visto quando siamo passati con la barca. Allora, ricapitoliamo. La barca per far funzionare il Sight Vision deve essere sempre in movimento, non bisogna rimanere fermi perché altrimenti il Sight Vision non serve a niente, non funziona. È come essere fermi su una secca con l'ecoscandaglio, il fondo apparirà sempre piatto, anche se la secca è ricca di asperità, buche, crepacci. Bene, barca in movimento quindi. Cosa vediamo su questo schermo? Innanzitutto che sono passati due scogli. Uno ce l'avete a sinistra, questo che sto indicando, e uno sulla destra. Ma sono degli scogli che erano relativamente molto vicini alla nostra barca. Quella misura che vedete sotto, la scala che trovate sotto, che vi mostra 25, 50, 75, eccetera, non rappresenta la distanza degli scogli rispetto alla nostra barca, ma è più che altro la profondità, perché come abbiamo detto prima, tutta quella parte nera centrale rappresenta la colonna d'acqua che sta sotto il fondo. E anche qui si riescono ad avere tante informazioni. Per esempio, come vedete, ci sono dei mark, ve ne indico adesso per esempio uno, qui ce n'è un altro. Questi sono dei mark di sicuramente dei pesci. Dove si trovano? Ecco, qua è già un po' più difficile. Lo strumento non è in grado di rappresentare la distanza di questi mark rispetto al centro barca, perché essendo vicini alla superficie, cioè il centro, la riga centrale, possono essere in qualsiasi posizione all'interno del cono che abbiamo visto prima, cioè più verso il centro barca o più lontano. E questo può diventare un problema, perché non è in grado il nostro trasduttore a dirci dove si trovano. Vi do anche un'altra informazione su come sono costruiti questi trasduttori. All'interno ci sono tanti elementi ceramici che producono le onde ultrasoniche, ma non sono messi, non è un vero multibeam in realtà. Funzionano tutti in serie parallelo e lavorano in unisono come se fosse, diciamo, un trasduttore unico per ciascun lato. Quindi questo tipo di montaggio, di costruzione, serve ad avere una lama molto stretta ma molto ampia. Non siamo in grado, lo strumento non è in grado di capire all'interno di questa lama dove si trovano i target oppure il fondo, ma può semplicemente rappresentarli. Vi faccio un altro esempio. Allora, se noi prendiamo l'immagine del nostro Sight Vision, la tagliamo a metà e la giriamo di 90 gradi, come vedete è semplicemente un ecoscandaglio. Per essere ancora più precisi, assomiglia molto a uno scan dell'ecoscandaglio, un down scan, perché il principio è lo stesso. È semplicemente un down scan che lavora a destra e a sinistra, messo a 90 gradi rispetto a un ecoscandaglio normale, ma il principio di funzionamento è identico. Quindi tutta la parte della colonna d'acqua è tutto quello che sta tra il trasduttore e il fondo, mentre dal fondo in giù è tutto quello che si trova appunto sul fondo. Capito questo, diciamo, abbiamo capito al 95% il funzionamento del Sight Vision e cosa si può ottenere dal Sight Vision e quali sono le cose invece che non si riescono sicuramente a ottenere.
Un'altra cosa da capire quando il nostro Sight Vision vede le strutture, i relitti, le rocce sul fondo, come li rappresenta? A seconda della forza, diciamo, dell'intensità del nostro segnale di ritorno, userà un colore più o meno chiaro. Infatti, se vedete queste rocce, sto indicando in questo momento, sono molto chiare nella parte più illuminata, quindi dove l'energia di riflessione è più alta, e sono scure, nere, nella parte in ombra, la parte dietro. Questo effetto cromatico ci permette proprio di identificare tutti gli oggetti sul fondo. C'è la differenza di intensità di riflessione. Questo è il funzionamento base proprio per riuscire a individuare gli oggetti sul fondo. Vale sia per il Sight Vision che anche per il down scanning, il down vision per intendersi. In questo caso le intensità vengono rappresentate con diversi colori. Su un ecoscandaglio normale noi abbiamo le scale cromatiche che vanno dal blu al rosso, invece sui Sight Vision o il down vision vengono espresse in scale di colore. Possono essere, come in questo caso, di colore rosso, di colore marrone, giallo, nero, grigio. Sono comunque sempre scale di intensità di colore, da un colore scuro, nero, che rappresenta mancanza di informazione, quindi non c'è riflessione, fino a un colore molto chiaro, molto limpido, molto chiaro, che rappresenta la riflessione massima. Adesso vediamo insieme il Sight Vision in pesca, come lo dobbiamo sfruttare. Il Sight Vision quindi va molto bene in acque poco profonde, va assolutamente benissimo per andare a cercare nuovi hotspot, rocce isolate, secche, cambi di fondale e analisi del fondo. È molto utile anche per esempio per la pesca di cefalopodi, dei calamari. È molto utile per la traina al dentice, ma non va usato mentre stiamo pescando. Bisogna fare dei passaggi prima e andarsi a marcare sulla cartografia i punti più interessanti, e io consiglio sempre: prima marchiamo i punti che vediamo sul Sight Vision, ma dopo ripassiamo sopra questi punti con il nostro ecoscandaglio e andiamo a vedere se effettivamente sono stati posizionati nel modo corretto. Io non ho fatto tantissimi test, però sulle macchine che ho provato ho visto che ci sono spesso degli errori. Possono essere errori anche dipende un po' dalla profondità. Se profondità basse gli errori sono minimi, ma se siamo a profondità di 40-50 metri l'errore può essere anche di 20-30 metri. E quindi buona norma ripassare col nostro ecoscandaglio, segnarci i punti. A questo punto, se stiamo pescando per esempio i calamari, ci possiamo fermare e andare con gli attacchi. Se andiamo a traina ci segniamo questi punti come interessanti e sicuramente li andremo a cercare, ci passeremo vicini quando faremo la traina al dentice o altri predatori. Poi l'utilizzo del Sight Vision per esempio nella pesca del tonno si può utilizzare se stiamo facendo per esempio power chumming. Power chumming è la tecnica che ho già spiegato su un video che ho fatto apposta proprio sulla pesca del tonno. Per chi non l'avesse visto consiglio di andarselo a vedere, cerco di mettere qua sopra il link al video. E può essere utile perché riusciamo a esplorare una grande area sotto la barca facendo power chumming e quindi andando sopra alla nostra pastura che abbiamo messo giù 10-15 minuti prima, a seconda di quanto grande è il giro che facciamo e quanta corrente c'è, eccetera. Riusciamo a vedere magari se ci sono dei pesci magari più lontano. E in questo caso il Sight Vision funziona molto bene anche in acqua profonda, perché non ci interessa più il fondo, ma ci interessa proprio il mark del tonno. Quindi sicuramente sì, il Sight Vision per la pesca del tonno con la tecnica del power chumming è buona, funziona bene.
è un sistema sicuramente valido. Altre cose che si possono fare con il Sight Vision. Una cosa è molto utile per chi fa la pesca in apnea, perché riesce a trovare tanti scogli isolati e quindi si li va a mappare, si li va a registrare sulla cartografia, dopodiché si ripassa sopra con l'ecoscandaglio, si possono anche vedere appunto se ci sono dei mark, dei target interessanti, e a quel punto uno può decidere se fare appunto l'immersione, andare a provare, andare a scoprire se ci sono questi posti dove trovare nuovi pesci, nuovi target. Da dove nasce il Sight Vision? Il Sight Vision nasce per la pesca acque interne fondamentalmente. In America per i bass è un sistema molto utilizzato e serve anche, in realtà si riescono a vedere anche dei pesci, però devo dire che non è facile. Fino a che si trovano, se si dovessero trovare i pesci all'interno della colonna d'acqua sotto la barca, sì, ok, si vedono abbastanza facilmente. Se noi siamo su un fondo in sabbia o fango, ok, anche in questo caso si riescono a trovare abbastanza facilmente, ma su un fondo misto dove ci sono tante rocce, pietre, riuscire a vedere i pesci è veramente molto molto difficile. Uno li può riconoscere dall'ombra. Anche l'ombra è una cosa molto importante nel Sight Vision, perché ci permette di capire l'altezza. Ma c'è anche un ma: l'ombra dipende dalla distanza del nostro oggetto rispetto al centro della barca. Quindi oggetti più esterni avranno delle ombre più lunghe, oggetti più vicini al centro barca avranno delle ombre più strette. Dall'altezza dell'ombra siamo in grado di valutare l'altezza delle pietre o dei relitti immersi. Dalla distanza dell'ombra rispetto al target, se noi troviamo dei pesci, siamo in grado di valutare l'altezza dei pesci rispetto al fondo. Quindi l'ombra ci aiuta sicuramente a definire meglio la posizione dei target. I settaggi del Sight Vision. Allora, il settaggio più importante sicuramente è il range, che va scelto con un certo criterio. È inutile mettere scale molto molto ampie se dopo il nostro strumento non riesce a mostrare nulla. Dipende molto anche quindi dalla profondità in cui noi ci troviamo, dobbiamo andare a fare l'analisi. Se noi siamo a 10 metri di profondità, bisogna aumentare il range fino a quando riusciremo a vedere ancora il fondo, cercando di tenere appunto il fondo all'interno del nostro schermo. Se noi utilizziamo un range più stretto, può essere utile, per esempio, se andiamo a fare una ricerca di target nella colonna d'acqua, pesce foraggio, tonni. È possibile ricercarli col Sight Vision, funziona discretamente bene, però in questo caso non ci serve portare la portata tanto fuori rispetto al fondo. Oppure, se siamo in acqua molto profonda, teniamo pure il range aperto e andiamo a cercare i pesci anche a una certa distanza. Bene, io penso di aver un po' spiegato, spero di essere stato abbastanza chiaro. Se avete dubbi o curiosità, lasciate pure un commento, sarò felice come sempre di rispondervi. Iscrivetevi al canale, se il video vi è piaciuto lasciate anche un like e fa sicuramente comodo. E come sempre il consiglio è quello di andare a pescare e utilizzare gli strumenti. Questa è la miglior cosa per fare esperienza e per imparare a leggerli bene. Quindi non solo accenderli e lasciarli lì, ma accenderli, leggerli, cercare di capirli, usarli. Vedrete che avrete delle grandi soddisfazioni e scoprirete che si può pescare anche, si può pescare in un modo diverso, più tecnico, secondo me, più interessante. È come avere l'attrezzatura giusta, le canne, ami, gli inneschi, cercare un po' la perfezione, no? In questo che facciamo. Bene, bisogna avere la stessa cura dei dettagli come ce li abbiamo per l'attrezzatura di pesca, anche per i nostri strumenti. Se ce li abbiamo,
usiamoli, cerchiamo di usarli bene. Io cerco di darvi una mano per quel che posso, cercherò di darvi sempre più informazioni per migliorare sempre di più l'uso dei vostri strumenti, però è molto importante che voi ci mettiate anche del vostro, cioè andate in pesca e usateli, usateli, usateli. Grazie ragazzi per avermi seguito, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!